italiano il verbo piacere confonde spessissimo chi studia questa lingua, ma dovete sapere che non è l'unico verbo ad avere questa particolare struttura grammaticale. Oggi allora vediamo insieme altri verbi che seguono la stessa identica struttura del verbo piacere. Prima di vedere questi verbi, ripassiamo come funziona in italiano il verbo piacere. Per usare correttamente il verbo piacere al presente indicativo abbiamo due opzioni, o usare piace o usare piacciono. E per capire quando usare piace e quando usare piacciono, dobbiamo fare attenzione alla parola che segue. Se abbiamo un verbo all'infinito o abbiamo una quantità singolare, un nome singolare, useremo piace. Se invece dopo abbiamo una quantità, un nome plurale, useremo piacciono. Questo perché in italiano il verbo piacere ha una struttura al contrario. Infatti il soggetto del verbo non è chi prova il piacere, ma è l'oggetto del desiderio, che viene dopo piacere. Invece chi prova questa sensazione di piacere è espresso da un pronome indiretto, quindi non useremo io piace o tu piace, eccetera, ma useremo mi piace, ti piace, gli piace, le piace, ci piace, vi piace e gli piace, che significano a me piace, a te piace, a lui piace, a lei piace, a noi piace, a voi piace, a loro piace. Abbiamo quindi, per esempio, mi piace la pizza, perché la pizza è un nome singolare. Ma possiamo anche avere un verbo, quindi mi piace studiare. Al plurale invece avremo una frase come mi piacciono i film drammatici, perché i film drammatici è una quantità plurale e quindi non possiamo usare piace ma piacciono. Se guardate queste tre frasi al contrario, capirete perché abbiamo queste due forme di piacere. Quindi la pizza piace a me, studiare piace a me, i film drammatici piacciono a me. Dopo questo ripasso iniziale, studiamo oggi altri verbi che funzionano esattamente come piacere. Studiamo quindi oggi mancare, servire e occorrere, interessare e bastare. Prima di andare avanti, ricordati di iscriverti al canale e di iscriverti anche alla newsletter. Trovi tutto giù nel box informazioni. Grazie. Il primo verbo che studiamo è il verbo mancare, un verbo usatissimo, molto molto importante per la vita di tutti i giorni in Italia. Il verbo mancare ha diversi significati e oggi in questo video ne studiamo due. Il primo significato, quello più comune del verbo mancare, è quello di provare nostalgia, provare un sentimento di tristezza perché qualcuno è lontano fisicamente da noi o non è più presente nella nostra vita. Mi manca la mia amica Giulia. Mi mancano i miei nonni. Queste due frasi esprimono un sentimento di nostalgia, di malinconia e di tristezza perché queste persone o non sono più parte della mia vita oppure adesso sono lontane fisicamente da me. Come vedete, la struttura è la stessa di piacere. Mi manca
dopo abbiamo un nome singolare, la mia amica Giulia. Mi mancano e dopo abbiamo un nome plurale, i miei nonni. Ovviamente possiamo usare il verbo mancare come tutti gli altri verbi di questo video e il verbo piacere anche con un soggetto che non è né alla terza persona singolare né alla terza persona plurale. Possiamo quindi dire mi manchi, che significa tu manchi a me. Io provo un sentimento di nostalgia per te, perché tu sei lontano da me. Mi manchi. Quindi il verbo è alla seconda persona singolare tu, perché sei tu che manchi a me. Mi, ovviamente, non è il soggetto della frase, ma è espresso con un complemento indiretto. Questo è il significato di mancare con le persone, ma possiamo usare anche questo verbo con le cose, gli oggetti, ma non significa provare nostalgia. Significa invece che qualcosa non è ancora finito e quindi abbiamo ancora del lavoro da fare, c'è ancora qualcosa da completare. Mi manca un esame per laurearmi. Non significa che ho nostalgia di un esame, ma significa che per arrivare alla laurea devo ancora finire o dare un esame. Mi manca solo un esame. Devo fare questo esame per raggiungere l'obiettivo. Mi mancano solo 2 capitoli per finire il libro. Non significa provare nostalgia per questi capitoli, ma significa che prima di finire il libro io devo ancora leggere 2 capitoli. Mi mancano 2 capitoli. Il secondo significato di mancare è non avere qualcosa a disposizione per completare un'attività. Significa quindi che non c'è una quantità di qualcosa necessaria per qualcos'altro. Voglio fare una torta, ma mi manca il burro. Voglio fare una torta, ma mi mancano le uova. Come vedete il verbo è lo stesso, manca al singolare perché dopo abbiamo il burro, mancano al plurale perché dopo abbiamo le uova. E in queste frasi significa che io non ho il burro, non ho le uova, ma ne ho bisogno per fare la torta. Passiamo adesso ai verbi servire e occorrere. Cominciamo con il verbo servire, che ha lo stesso significato di avere bisogno di, anche se credo che il verbo servire sia più usato nella vita di tutti i giorni in Italia rispetto all'espressione avere bisogno di. Però il significato è lo stesso. Il verbo servire ha la stessa struttura del verbo piacere. Quindi se dopo abbiamo una quantità singolare o un verbo all'infinito, useremo serve, con prima i vari pronomi indiretti. Se dopo abbiamo invece una quantità plurale, useremo servono e ovviamente prima un pronome indiretto. Mi serve un nuovo quaderno per prendere gli appunti. Significa ho bisogno di un nuovo quaderno. Ti serve questa penna o posso prenderla? Significa hai bisogno di questa penna o posso prenderla? Mi servono degli stivali nuovi per l'inverno. Ho bisogno di stivali nuovi. Mi servono tanti soldi per fare quel viaggio che vorrei. Ho bisogno di tanti soldi. Quando vogliamo essere più formali ma anche più educati, possiamo usare questo verbo al condizionale presente. Per esempio, mi servirebbe un nuovo quaderno per gli appunti.
oppure mi servirebbero dei nuovi stivali per l'inverno. Infine, il verbo servire ha anche una sfumatura di significato leggermente diversa. Non solo significa che abbiamo bisogno di qualcosa, ma anche che questo qualcosa è utile per noi. Ti servirà questa laurea, vedrai. Non solo tu hai bisogno della laurea, ma sarà utile questa laurea per il tuo futuro. Ti servirà. Lo usiamo anche spesso alla forma negativa. Non ti serve a niente lamentarti. O anche non ti serve a nulla lamentarti. Significa che non hai bisogno di lamentarti, ma soprattutto che non è utile per te, anzi è controproducente. Una piccola cosa che forse avrete già notato. Servire e avere bisogno di hanno lo stesso significato, ma attenzione, la struttura grammaticale è molto diversa, perché diremo ho bisogno del sale e diremo mi serve il sale. Quindi nella frase con avere bisogno di usiamo il soggetto io ho bisogno del sale. Con il verbo servire invece usiamo un pronome indiretto, mi serve il sale. Il verbo correre, di cui vi ho parlato poco fa, ha lo stesso significato di servire e quindi di avere bisogno di. Semplicemente è meno usato nella lingua di tutti i giorni perché è considerato molto più formale. Ti occorre qualcosa? Significa ti serve qualcosa o hai bisogno di qualcosa? Però è molto più educata come frase e formale. A quel politico occorrono molti voti per vincere le elezioni. Occorrono molti voti, significa gli servono, oppure lui ha bisogno di molti voti. Passiamo adesso a un nuovo verbo, il verbo bastare. Bastare. Il verbo bastare significa che qualcosa è abbastanza, qualcosa è sufficiente per qualcuno. Ha la stessa struttura di piacere, quindi useremo un pronome indiretto, poi basta, più un verbo all'infinito o un nome singolare. Al plurale avremo un pronome indiretto, bastano e poi appunto un nome plurale. Vuoi una fetta di torta più grande? No, grazie, mi basta questa. Mi basta questa. Significa che questa fetta, probabilmente piccola, è sufficiente per me. Per essere felice mi basta passare del tempo con i miei amici. Mi basta passare, un verbo all'infinito. Significa che per me è sufficiente stare con i miei amici per essere felice. Non mi bastano 10 euro per comprare questo libro. Non mi bastano significa che non sono sufficienti 10 euro per comprare questo libro. Il prossimo verbo che studiamo è il verbo interessare, che esprime interesse, importanza verso qualcosa o qualcuno. Ha la stessa struttura di piacere, quindi useremo pronome indiretto, interessa, più verbo all'infinito o nome singolare e al plurale pronome indiretto, interessano più quantità plurale. Mi interessa questo argomento. Mi interessa. Significa che per me è interessante, è importante. Non mi interessa quello che pensi. Non mi interessa. Quello che pensi è una parte della frase che è singolare, quindi usiamo interessa e significa che per me non è importante quello che tu pensi. Ti interessano le lingue straniere?
Ti interessano? Significa sono importanti per te? Hai dell'interesse per le lingue straniere? Non mi interessano le tue opinioni. Non mi interessano. Non sono importanti per me. Un verbo molto simile ma meno usato è il verbo importare. Importare. Ora facciamo un quiz tutti insieme. Vi farò vedere 5 frasi e voi dovete coniugare in modo corretto il verbo. Potete mettere il video in pausa per pensare più a lungo. Mancare, ancora 2 pagine per finire il libro. Mancano, perché 2 pagine è plurale. Servire delle informazioni su questo corso. Servono o anche servirebbero se volete essere più educati e formali. Informazioni è plurale. Ti interessare i film italiani? Interessano, perché i film italiani è plurale. Non mi interessare quello che pensano gli altri di me. Interessa. Quello che pensano gli altri di me è una parte della frase singolare, quindi interessa. Mi bastare pochi minuti per finire il lavoro. Bastano pochi minuti è una quantità plurale. Mi bastano, quindi sono sufficienti, sono abbastanza. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video. Se vi è piaciuto ricordatevi di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale, perché così mi aiutate tantissimo. Grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima video lezione.